essere in servizio dal lunedì alla domenica e non poter dedicare il giusto tempo alla famiglia, evidentemente è una questione che l'azienda in primis deve affrontare. La possibilità di una flessibilità maggiore, di un supporto per chi ha bambini piccoli, un aiuto anche concreto in termini di tempo opportuno e necessario, e parlo volutamente, insomma, includendo anche gli uomini, insomma, abbiano la possibilità di lavorare meglio e di godere anche della propria famiglia. Sono Caterina, lavoro in Emirates da circa 5 anni. Tutta la mia vita professionale è stata nel settore HR, in business differenti, quindi sono partita dalla consulenza, 10 anni di HR di plant, 5 anni nel settore radio TV e adesso in Emirates. Puoi entrare. Grazie. Wow, 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 wow. Bellissimo. Assolutamente la prima volta per me. Vai, puoi sederti sulla sedia. Vado? Diventerà la tua postazione per la prossima non si sa quanto tempo. È comoda, detta è così, comoda, vero? non si sa per quanto tempo, detta così. È comoda. Allora, siete tu, la sedia e questa cassa rossa. Dalla cassa rossa, senza guardare, con la mano sinistra prenderai un oggetto. Ok. E il resto lo scoprirai. È quello che è. Buon divertimento. Grazie. Vado quindi? Sì. Ok. Oh. Cosa possono insegnare ai lavoratori i clienti insoddisfatti? È una bella domanda questa. In realtà possono insegnare molto. Il nostro staff e anche noi come HR abbiamo molto da imparare dai nostri colleghi, dal nostro staff e soprattutto dai clienti che sono la nostra cartina tornasole rispetto alla qualità del nostro lavoro, no? Come HR abbiamo i nostri clienti interni che sono i colleghi e i nostri colleghi, in particolare gli aeroportuali, hanno come clienti i passeggeri. Come compagnia aerea questa cosa è molto importante perché spesso ci troviamo ad affrontare problemi che riguardano il singolo passeggero oppure diciamo un numero consistente di passeggeri. Quando ci sono delle disruption noi in genere cerchiamo poi di analizzare le situazioni e di imparare qualcosa di buono. Questo vuol dire analizzare, capire che cosa potevamo fare meglio, che cosa non abbiamo fatto e invece potevamo fare, che cosa invece abbiamo fatto di molto buono e che possiamo riutilizzare ancora per una, speriamo di no, futura disruption. Però ci è capitato di analizzare questa cosa e abbiamo scoperto di avere tante skill, ciascuno di noi le ha, diverse dalle altre. Abbiamo capito che ciascuno può mettere in campo qualcosa per aiutare gli altri e abbiamo soprattutto capito che tutti abbiamo la possibilità di imparare dai nostri stessi colleghi. Quindi una skill che io ho può essere utile ad altre persone, possiamo condividere, possiamo imparare. In questo modo favoriamo un ciclo positivo di condivisione sia delle esperienze ma anche delle capacità. Questa cosa permette di far crescere le singole persone, far crescere tutto il team e di conseguenza l'azienda. Quindi cosa possono insegnare? In realtà possono insegnare moltissimo a patto che ci sia la volontà di voler imparare. Questo sì, credo che sia una cosa fondamentale. Come azienda siamo un po' divisi tra chi lavora in aeroporto e chi non lavora in aeroporto, quindi a volte capita che ci sia poca comunicazione tra i vari team, eccetera. Questa cosa andrebbe implementata perché molto spesso si crea appunto una sorta di muro, quindi è come se fossimo due aziende diverse e in realtà la condivisione delle informazioni è fondamentale e in questo i passeggeri ci aiutano molto perché come in caso di disruption che possono capitare e non è colpa di nessuno, la cosa fondamentale è come vengono gestite poi, quindi è il post che fa la differenza e in questo senso la comunicazione è estremamente importante.
Dai lavori manuali alle compagniere, perché lavorare con ogni settore è come ricominciare da capo. È un po' la mia storia professionale, nel senso che il mio focus è sempre stato quello di basarmi sui contenuti della mia posizione. Amo il mio lavoro, amo quello che faccio, mi è sempre interessato fin dall'inizio. Ho sempre prestato poco caso all'ambiente in termini di business, no? Quindi sono partita dalla consulenza, poi all'HR di Plant, a Radio TV e adesso alle compagnie aeree. Ed è effettivamente ogni volta come ricominciare da capo. Lo è anche quando si cambia semplicemente azienda pur rimanendo nello stesso business. E in questo caso ci si affaccia a una cultura diversa, un'organizzazione interna diversa, uno staff diverso, un management diverso, oltre che policy, procedure, eccetera. Cambiare completamente settore vuol dire effettivamente ricominciare da capo, rimettersi sempre in discussione, entrare nelle nuove aziende con una mente estremamente aperta e con umiltà, credo, con il desiderio di imparare, di portare qualcosa ma anche di ricevere molto. Le compagnie aeree sono un settore particolare perché sono un settore abbastanza di nicchia, sono un settore che vive un po' di vita propria nel senso buono del termine, no? Tendenzialmente non ricevono contaminazioni da altri settori, hanno delle relazioni sindacali molto strong, molto focalizzate, sono abbastanza simili nelle procedure. Per me è stato effettivamente come ricominciare da zero anche e soprattutto nei rapporti con lo staff, uno staff che arriva quasi esclusivamente dalle compagnie aeree, quindi abituato a lavorare in un certo modo che forse non sentiva il bisogno di contaminazioni dall'esterno. È stato un po' un imparare a vicenda, quindi io ho imparato la cultura loro hanno, spero, avuto la possibilità di ricevere qualche contaminazione diversa rispetto alle mie esperienze che erano completamente diverse rispetto a quella del settore aereo, però arricchente perché ti obbliga in un certo senso a dover sempre imparare e questa credo che sia una cosa fondamentale sia a livello personale sia a livello professionale, soprattutto perché si occupa di risorse umane. Il punto della comunicazione è interessante perché effettivamente in una mia precedente esperienza dove avevamo molto a che fare anche con i blue collar ci siamo resi conto che tutta una fetta aziendale era slegata dal punto di vista della comunicazione, non si riusciva a raggiungere dal punto di vista comunicativo. E quindi è stato importante, ed è una cosa che facciamo anche qui, cercare veramente di raggiungere tutti, perché una comunicazione non data è molto peggio di una chiusura formale. Nel momento in cui c'è un gap da riempire, poi ovviamente lo staff lo riempie con altre informazioni che non sono corrette, eccetera. Quindi credo che sia importante con strumenti diversi tentare di raggiungere ogni parte della popolazione, sia gli operativi che il management, che il middle management, anche perché questo consente poi di dare la possibilità a tutti di contribuire alla vita aziendale. Se io non ho le informazioni, non le ho in maniera corretta, non posso a mia volta esprimermi, anche criticare costruttivamente, partecipare, eccetera. Le informazioni, quelle che possono essere date, chiaramente non tutte, credo debbano essere appannaggio di tutto lo staff. Qual è stata la tua ultima grande sfida professionale? Questa è stata grande ed è stata la sfida del Covid perché è capitata in un periodo professionale un po' particolare. Io ho iniziato a lavorare per la mia compagnia aerea nel gennaio 2020, quindi dopo un mese e mezzo si è presentato il Covid in maniera pesante. Io ero in azienda da circa un mese e mezzo, quindi sono stata obbligata per questioni di sicurezza poi a lavorare da remoto, quindi non ho fatto in tempo a conoscere tutto lo staff, noi siamo dislocati in tutta Italia, quindi avevo giusto preso confidenza con il piccolo staff di Milano. Questo ha voluto dire lavorare da casa senza conoscere le persone. Noi dopo un mese e mezzo avevamo tutti gli aerei completamente a terra, quindi abbiamo dovuto pensare ipotizzare una ristrutturazione aziendale,
il ricorso agli strumenti governativi di cassa integrazione, eccetera, per riuscire a stare in piedi, e c'è stata anche l'idea poi non messa in pratica di una ristrutturazione in termini di taglio aziendale, di revisione completamente della struttura organizzativa. E chiaramente per una compagnia aerea che è sempre andata molto bene, questo è stato uno shock anche dal punto di vista dello staff, soprattutto dal punto di vista dello staff. Per me è stato un periodo molto duro, ho avuto il supporto del management, ma comunque ero sola, evidentemente, no? Questo ha voluto dire non riuscire ad avere un contatto con lo staff, e nel momento in cui l'avevo ero la persona che chiaramente non arrivava con buone notizie. Avevo un rapporto molto critico con i sindacati, perché chiaramente si erano attivati in maniera anche molto pesante, molto invasiva, per evitare, insomma, ristrutturazione aziendale, e soprattutto non sapevamo cosa sarebbe successo, perché il Covid è stato quanto mai imprevedibile, quindi riapriamo, chiudiamo, e sono stati 2 anni sostanzialmente molto difficili, in cui abbiamo dovuto lavorare su vari fronti. Abbiamo dovuto lavorare con la pubblica amministrazione per fare in modo che venissero dati in maniera costante e repentina i supporti economici allo staff, per permettere, insomma, di avere una vita normale quantomeno. Ho dovuto lavorare con i sindacati e non è stato semplice, perché i rapporti erano assolutamente tesi e molto combattuti, per trovare degli accordi che permettessero di stare in piedi alla compagnia e permettessero anche ai dipendenti di mantenere il loro posto di lavoro. Abbiamo dovuto lavorare con il nostro head office per evitare decisioni drastiche e riuscire in qualche modo a mantenere un equilibrio in vista di una possibile ripresa futura, che poi effettivamente c'è stata, e abbiamo dovuto lavorare con lo staff per cercare di ricostruire e mantenere un minimo rapporto di fiducia, che evidentemente si era inclinato. È un'azienda, la mia, che ha sempre dato molta importanza allo staff e lo fa tuttora. Chiaramente dalla sera alla mattina trovarsi a dire guardate che forse dobbiamo tagliare, eccetera, era un messaggio problematico dato alle persone a cui abbiamo sempre dato valore, ed effettivamente lo stiamo dando ancora adesso. Però era una situazione molto particolare in cui il messaggio poteva essere quantomeno discordante e disallineato. È stato un periodo lungo, sono stati più di 2 anni, difficile anche dal punto di vista mio personale, devo dirti la verità, però diciamo che piano piano, pezzetto per pezzetto, siamo riusciti a ricostruire anzitutto il rapporto di fiducia, che credo che sia fondamentale. HR non è solamente la funzione che applica le regole e fa rispettare le procedure, ma che crea un rapporto di fiducia con lo staff e con il management. Ed è stato un periodo in cui effettivamente coi fatti risultava difficile dimostrare questa cosa. Però diciamo che ci siamo riusciti con molta buona volontà, ci ho messo anche molto personale, devo dire la verità, quindi dando una disponibilità massima la sera fino a tardi, al mattino presto, insomma lavorando anche nei weekend, però la situazione evidentemente lo richiedeva, e ad oggi credo che insomma questo rapporto si sia ricostruito abbastanza bene con lo staff, anche con le rappresentanze sindacali, con cui c'è naturalmente un rapporto dialettico, come è normale che sia, però basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, cosa che fino insomma a 3 o 4 anni fa evidentemente non c'era, insomma. Quindi con questo posso dire che sia stata veramente la sfida professionale più difficile, anche perché è stata combattuta un po' da sola, perché io sono l'unica HR in Italia e quindi il management locale c'è, il management HR c'è, ma sta in un'altra nazione. Le difficoltà ci sono state, ma direi superate abbastanza bene. Esiste una formula universale per bilanciare la vita e il lavoro che si ama? Allora, se esiste, io la sto ancora cercando. Non so se esista una formula universale. Io lo trovo una continua ricerca di un equilibrio difficile da trovare. A volte mi riesce abbastanza bene, a volte non mi riesce proprio, quindi credo che sia tutta una cosa ancora in divenire. Io amo il mio lavoro, quindi lo faccio più che volentieri, ci spendo anche decisamente più tempo rispetto a quello che mi viene richiesto, ma a volte le situazioni richiedono che si investa più tempo. Cerco in qualche modo di recuperare, di bilanciare, no? Credo che per lavorare in maniera serena, concentrata, bisogna evidentemente prendersi anche degli stop dove è possibile
Quindi io lo faccio quando riesco. Sono consapevole che ci sono periodi in cui non lo si può fare, altri periodi in cui si può concedere qualcosa in più, quindi io ho la fortuna di lavorare per una compagnia aerea, quindi il mio stacco sono i viaggi, lo studio. Io amo imparare, quindi per me mettermi a studiare, imparare è anche qualcosa che non vedo in maniera particolarmente pesante o pressante, quindi credo che la formula magica non esista, una formula universale, ciascuno lo deve adattare in base alle proprie esigenze, e con gli anni diciamo che la necessità di staccare ogni tanto dal lavoro la sento sempre più vicina, ma proprio perché mi dà la possibilità poi, una volta ripreso, di dare il meglio. È qualcosa che, al di là poi della mia esperienza personale, cerchiamo anche di mettere in pratica per il nostro staff, in particolare per le persone che lavorano in aeroporto, che hanno un impegno direi decisamente importante a livello di ore settimanali piuttosto che a livello di turni eccetera. Quindi stiamo lavorando con il nostro head office per riuscire a garantire anche al nostro staff alcuni aiuti che possono permettere loro di bilanciare anche la loro vita familiare, specialmente per coloro che hanno una famiglia, dei figli eccetera. Essere in servizio dal lunedì alla domenica, chiaramente con i dovuti riposi, e non poter dedicare il giusto tempo alla famiglia, evidentemente è una questione che l'azienda in primis deve affrontare. Abbiamo condiviso alcune proposte con il nostro head office che sono al vaglio, e quindi la possibilità di una flessibilità maggiore, di un supporto per chi ha bambini piccoli, un aiuto anche concreto in termini di tempo, di integrazione a quello che prevede la legge, è sicuramente opportuno e necessario, ma proprio per fare in modo che i colleghi, e parlo volutamente insomma includendo anche gli uomini, insomma abbiano la possibilità insomma di lavorare meglio e di godere anche della propria famiglia, insomma. Riconoscere la disuguaglianza è il primo passo verso la soluzione, direi proprio di sì. Non credo che sia scontato, soprattutto quando le cose apparentemente vanno bene. La mia azienda è un'azienda che fino ad ora, a parte il periodo del Covid, è sempre andata bene. Quando non ci sono problemi non è automatico guardarsi all'interno e vedere se c'è qualcosa che non funziona o meno. Personalmente credo che i periodi in cui le cose vanno bene siano i periodi migliori per guardarsi all'interno e capire che cosa può essere migliorato e migliorabile. Ed è in realtà quello che stiamo facendo. Insomma, noi è un'azienda patronale ma molto multinazionale, molto multietnica. Abbiamo all'interno persone, situazioni molto diverse tra di loro. È evidente che nel rispetto delle regole che ci accomunano tutti è importante guardare che cosa ci differenzia. Questo sia in una chiave di arricchimento reciproco, ma anche in una chiave molto critica per vedere se all'interno c'è un'uguaglianza di trattamento piuttosto che no. Ed è quello che stiamo facendo, insomma. Noi non abbiamo ancora la certificazione per la parità di genere, però un'analisi interna l'abbiamo sicuramente fatta. Quello, ad esempio, che posso dire è che al momento noi non abbiamo a livello manageriale una grande presenza femminile, ed è evidente che questa cosa ci ha portato a fare delle valutazioni interne, quindi a livello di carichi di lavoro, carichi familiari, eccetera. È un tema particolare che abbiamo posto al nostro head office, che quindi sta facendo delle valutazioni, perché quanto mai come azienda per noi è importante essere totalmente rappresentativa di ogni genere, ogni tipologia di persona sostanzialmente, perché è un'azienda realmente multinazionale e realmente multietnica. Quindi anche qui c'è molto work in progress. Affineremo questa nostra analisi evidentemente con anche l'intervento insomma della legislazione europea, che ci vincola a tutta una serie di analisi eccetera, che facciamo ben volentieri, perché viene proprio vista come un'opportunità per fare un salto di qualità da questo punto di vista. Quindi è evidente che HR è fortemente coinvolta in questa attività. Lo faremo con il supporto insomma di tutte le funzioni interessate, ecco. Però effettivamente
riconoscerla è il primo passo, perché si potrebbe anche non riconoscere, evidentemente, no? Come ci siamo detti, insomma, tutto va bene, quindi non è necessario, però diciamo che la fase di consapevolezza, di presa di coscienza è sempre il primo passo e a mio parere è il passo più difficile, però è il passo da cui si parte. Sa che sono tutti spostati di qua. Ok. Hai già fatto colazione, però. Che l'abbiamo fatta abbondante, perché l'approccio informale funziona meglio anche con i sindacati. Questa è la mia esperienza con gli anni. Sicuramente ci vuole anche una parte formale, perché questo è chiaro, però io ho sempre preferito e ho visto che funziona l'approccio più informale. In particolare in questa mia ultima esperienza ho sempre avuto dei temi più o meno importanti da discutere a livello sindacale, che hanno richiesto molto lavoro di pazienza, molto lavoro di contatto, eccetera. Vedo che diciamo un primo approccio informale funziona perché abbassa le barriere, sostanzialmente ci livella tutti allo stesso stato, quindi non c'è HR manager piuttosto che rappresentante sindacale interno, esterno, insomma il livello di, tra virgolette, potere si annulla. Teoricamente dovrebbe prendere il sopravvento il buon senso e il bene dei lavoratori, così come il bene dell'azienda, però io vedo che a volte con un pre-contatto informale, quindi con una telefonata, piuttosto che ci vediamo per un caffè, ne discutiamo, si arriva poi al momento formale, quindi alla riunione sindacale, con un atteggiamento molto più collaborativo, e questo aiuta a creare un clima maggiormente disteso dove il confronto è sicuramente più sereno e più produttivo, e poi si arriva già con un'idea piuttosto chiara di quelle che potrebbero essere, non dico le soluzioni, ma quantomeno le proposte da discutere. È come se si fosse fatto già un prelavoro e lo si fosse fatto in maniera produttiva, distensiva e senza nessun tipo di preconcetto. Personalmente vedo che questo è un approccio che funziona. Poi chiaramente credo che l'approccio vada un po' modulato in base alle persone con cui si parla e ci si confronta, chiaramente, no? Però questo è il mio modo di fare, fino ad ora ha funzionato, quindi poi insomma conto di portarlo avanti. Chiaramente poi con i sindacati il ruolo di HR ha un determinato peso, il ruolo del top management ha un altro peso, ed è anche compito di questa funzione cercare un po' di mediare le esigenze dei sindacati che rappresentano i lavoratori e le esigenze del top management che rappresentano il cuore dell'azienda. HR è anche un lavoro molto di diplomazia, di mediazione, di tentativo di arrivare ad un compromesso che possa in qualche modo accontentare almeno temporaneamente tutti, quindi è un lavoro molto dietro le quinte, che molto spesso non si vede, però io dico sempre che nel momento in cui abbiamo un buon risultato, c'è un clima disteso, si raggiungono degli accordi, non ci sono particolari problemi legali, eccetera, allora vuol dire che HR insieme ad altre funzioni ha fatto un buon lavoro. Anche solo di mantenimento di un buon clima, che è poi di fatto un'attività costante che facciamo tutti i giorni, credo che sia importante. Aggiungo nota dell'autore che molto spesso il lavoro di HR c'è ma non si vede, insomma. Come trovano un equilibrio la cultura mediorientale e quella europea in Emirates? In qualche modo proviamo a costruirla, anche qui è un lavoro quotidiano. La nostra azienda è fortemente improntata di cultura mediorientale come deve essere, insomma. È un'azienda mediorientale di Dubai, culturalmente a volte molto diversa. Diciamo che impariamo un po' a vicenda. Dubai ci dà delle grandi opportunità da ogni punto di vista, devono essere evidentemente mediate dal punto di vista culturale. Questa attività viene fatta prevalentemente dalla funzione HR, dal top management ed anche dai singoli manager. E diciamo che
comunicazioni che arrivano da Dubai devono essere evidentemente filtrate. Ora, i nostri dipendenti, soprattutto i dipendenti storici, sanno già come funziona. Chi è arrivato da poco magari si trova a cose che ancora non riesce ad interpretare, no? Quindi quello che noi facciamo è sostanzialmente riprendere le comunicazioni oppure i vari messaggi che arrivano da Dubai, cercare di mediarli e di ritrasformarli, ricomunicarli al nostro staff, adeguandoli un po' a quella che è la cultura europea. È un lavoro quotidiano che facciamo, è un impegno costante. D'altra parte Dubai sa, ed è una specifica che ultimamente pone, che i messaggi che manda devono evidentemente essere adattati, filtrati a quella che è la legislazione locale, la cultura locale. Diciamo che di buono abbiamo la consapevolezza di essere diversi, dall'altra, insomma, come ci siamo detti prima, la consapevolezza è il primo passo per costruire qualcosa, da lì poi cerchiamo di trovare dei punti in comune, fermo restando che head office è Dubai, e quindi le scelte di Dubai vanno evidentemente rispettate, condivise ed applicate nella nostra attività quotidiana. È una continua ricerca di un equilibrio, ma ci sta, insomma, le aziende sono in movimento, cambiano, si evolvono. Dubai sta facendo dei grandi sforzi per aprirsi ad una cultura molto diversa rispetto alla loro, e questa cosa credo che sia una cosa estremamente arricchente. Evidentemente non è tutto così semplice, perché cambiare la cultura richiede molto sforzo, richiede molto tempo, energie, ed è un processo molto lungo e profondo, però diciamo che in questo la funzione HR certamente può dare una mano, assolutamente. La devo guardare perché non... l'ultima. Dalla generazione Z al dipendente più esperto, come trovare la comunicazione adatta a tutti. Questo è un tema che noi ci siamo trovati ad affrontare abbastanza recentemente. Emirates è un'azienda dove la gente fortunatamente rimane tanto. Quindi io ho alcuni dipendenti che sono in forza dal giorno 1, cioè dal 1992. Quindi persone che adesso non sono lontane dalla pensione. L'azienda però con gli anni è cresciuta, e quindi io al mio interno al momento ho almeno 3 generazioni, forse anche 4 se considero gli ultimi ragazzi che sono entrati. Quindi mentre fino a un certo punto la questione non esisteva, da qualche anno la questione si è posta in maniera molto importante. Il primo passo che abbiamo fatto, e riprendo un tema di cui abbiamo già parlato, è il fatto che ce ne siamo accorti, che non è stato così immediato, perché come ci siamo detti, quando tutto funziona è più facile non accorgersi di quello che cambia. In realtà ad un certo punto ci siamo accorti e abbiamo preso consapevolezza di questa cosa. Ci siamo appunto ritrovati dalle 3 alle 4 generazioni con evidenti discrepanze in termini di modus operandi, di tempistiche, di velocità nell'esecuzione, di modi diversi di fare le stesse cose che erano state fatte sempre allo stesso modo fino a un certo punto. Quindi in realtà quello che abbiamo fatto è di adattare dove possibile i nostri sistemi alle varie generazioni, cioè mentre prima c'era un unico modo di comunicare e di fare formazione, abbiamo dovuto prevedere sistemi diversi che riuscissero a toccare un po' le corde, non dico di ciascuno, ma di tipologie di generazioni diverse. Cioè la formazione ad esempio è cambiata tantissimo, i nostri sistemi sono cambiati tantissimo, sono rimasti sistemi per una parte molto tradizionali per chi ama la formazione tradizionale, per chi non la ama ci sono le pillole formative, ci sono una formazione con gamification, c'è una formazione esterna. Abbiamo dato strumenti diversi che potevano essere utilizzati da generazioni diverse pur ottenendo lo stesso risultato. Stessa cosa per la parte di comunicazione, abbiamo dovuto prevedere canali diversi per cercare di raggiungere tutti allo stesso modo. Cioè banalmente una persona della mia età, perché io sono vicina ai 49, ama ancora la mail, quindi si mette lì, legge tutto quanto, raccoglie le informazioni.
se io mando una mail che richiede 20 minuti di lettura ad un ragazzo di 20 anni, alla seconda riga mi molla chiaramente, no? Quindi le informazioni devono girare in maniera più veloce, devono essere facilmente reperibili, devono essere condivise, anche l'implementazione di un social interno che permettesse insomma la circolazione delle informazioni in maniera rapida, veloce e immediata è stato un passo che abbiamo fatto. Devo dire che in questo la mia azienda rimane molto aperta, nel senso che a noi viene chiesto un feedback continuo, in particolare rispetto alla comunicazione, perché Dubai recepisce tutti questi input e si attiva per modificare, cambiare, implementare, eccetera. Quindi noi ogni anno in realtà abbiamo qualche novità basata, e questa è una cosa molto positiva, credo, sulle indicazioni che sono arrivate dalla base, in questo caso da noi, dalle outstation head office, e questo ci permette di mandare dei messaggi sempre più mirati, sempre più aggiornati rispetto al cambiamento generazionale che noi abbiamo in azienda. Quindi è sicuramente un tema, ed evidentemente è qualcosa che non finisce mai, no? Perché il cambio generazionale continua, le modalità di comunicazione cambiano in continuazione, quindi la cosa buona è l'apertura mentale della mia azienda a recepire qualsiasi cosa di nuovo e di buono da questo punto di vista. Altra cosa che come HR siamo incentivati a fare è quella di favorire l'integrazione tra le varie generazioni, cioè non fare in modo che ogni generazione lavori di per sé, ma che ci siano competenze che in qualche modo girano. Io ho la fortuna di avere persone tecnicamente molto esperte, che hanno delle grandi competenze perché sono in azienda da 30 anni o nel settore da 30 anni, che quindi insegnano con la loro modalità alle nuove generazioni, le quali recepiscono e producono degli input con la loro modalità. E questa cosa ci aiuta molto perché banalmente nei progetti interni noi cerchiamo sempre di mescolare, nel senso buono, generazioni diverse, in modo tale che esca un po' il meglio di ciascuno. E in questo caso sia il management sia HR hanno un ruolo importante di facilitatore del processo, quindi io raramente entro nei progetti che parlano di cose estremamente tecniche, no? Però il mio ruolo è quello di mettere insieme persone che abbiano delle skill particolari in modo tale che ciascuno possa portare quello che di buono sa. È evidentemente un processo che deve essere monitorato, i cui risultati devono essere condivisi, analizzati, messi a disposizione, però devo dire che l'importante è creare lo spazio per ciascuno perché si possa esprimere nel miglior modo in cui può farlo, e questo credo che sia bello, insomma, quindi il cuore direi che ci sta proprio su questa domanda finale. Esatto, perfetto. Il cuore a conclusione. Esatto. E top. Credo che non ci sia più nulla. Sì. Grazie Andrea, grazie.